Mourinho al Benfica, caduta con il Qarabag e decisione drastica. La scintilla che ha fatto da detonatore è stata la sconfitta interna del Benfica contro il Qarabag in Champions League, per 2-3. In quella partita le Aquile erano passate 2 volte in vantaggio, ma hanno subito prima il pari e poi il gol che ha decretato la rimonta avversaria nei minuti finali. Non si tratta semplicemente di una sconfitta di coppa, è apparsa come un punto di rottura. Dopo quel KO, il presidente del club, Rui Costa, ha deciso che era tempo di cambiare. L'allenatore Bruno Lage è stato sollevato dall'incarico. Lage lascia con un albo rispettabile, nella stagione attuale vittorie, pareggi, poche sconfitte, ma la delusione per non aver gestito adeguatamente un incontro così chiave ha pesato molto. Mourinho, il prescelto per il dopo Lage. A poche ore dal licenziamento, il nome che è emerso con forza come il possibile sostituto è quello di José Mourinho. Diverse fonti parlano di trattative già avviate tra il Benfica e Mourinho e l'idea è di chiudere rapidamente per averlo in panchina già da sabato nel match contro AVS a Villa das Aves. Mourinho è reduce dal recente esonero dal Fenerbahce, deciso dopo che la squadra turca non era riuscita a qualificarsi per la Champions, in particolare perdendo proprio con il Benfica nel play-off. Un ritorno alle origini. Questa possibile appointment non è priva di significato storico. Mourinho aveva già allenato il Benfica per un breve periodo nel 2000, quando fu chiamato dall'allora presidenza, dopo Jupp Heynckes. Era il suo primo incarico come allenatore senior dopo varie esperienze da vice allenatore. Sono passati circa 25 anni da allora, un lungo arco temporale durante il quale Mourinho ha costruito la sua fama internazionale, allenando club come Port, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Roma e il Fenerbahce. Ritorna dunque in quella che può essere vista come una piazza d'origine, dove iniziò a misurarsi da primo allenatore, le richieste della dirigenza e il profilo richiesto. Quando Rui Costa ha annunciato l'esonero, ha anche detto che il prossimo allenatore dovrà essere vincente e capace di portare il Benfica ai livelli che la società richiede. Il profilo cercato è alto, con esperienza internazionale, capacità di gestire giocatori forti e pressioni europee. Mourinho, con il suo palmarès, corrisponde perfettamente a questa descrizione. Le incognite e le sfide. Nonostante ciò, il ritorno di Mourinho non è ancora ufficiale in tutte le fonti. Le trattative sono in corso, con firme attese a breve. Alcune questioni da considerare. Aspettative. Il Benfica ha vinto meno recentemente rispetto ad alcuni rivali e la pressione sarà alta fin da subito, sia in campionato che in Champions. Adattamento tattico. Mourinho ha un certo stile e struttura, ma dovrà integrarsi nel contesto attuale del Benfica con giocatori presenti, struttura societaria, tifoseria e competizione interna. Tempistica, assumere già da sabato significa che ci sarà poco tempo per preparare novità tattiche o cambiamenti sostanziali prima del prossimo impegno. In conclusione, il Benfica ha deciso che era arrivato il momento del cambiamento dopo una sconfitta clamorosa che ha messo in evidenza limiti che non potevano più essere ignorati. José Mourinho sembra essere la scelta naturale per chiudere il cerchio, tornare a guidare le Aquile dove tutto è, almeno in parte, cominciato, ma con un bagaglio di esperienza che può far fare il salto di qualità che la dirigenza desidera.